Sono stato alla NASA, in particolare al Jet Propulsion Laboratory. Infatti la NASA non è un unico punto, ma ha vari centri sparsi per gli Stati Uniti. Il JPL è uno dei più famosi e importanti ed è dedicato a tutte le missioni spaziali robotiche, come per esempio il Voyager 1, che è in viaggio dal 1977 ed è l'oggetto più lontano dalla Terra mai costruito. È a 24 miliardi di chilometri e ancora ci sta inviando informazioni. Poi ci sono anche i famosi rover su Marte, che sono tutti stati costruiti e lanciati proprio al JPL. Per essere riuscito a entrare alla NASA devo ringraziare come al solito ISNAF, l'associazione degli scienziati italiani negli Stati Uniti. Come sapete ho intervistato Cinzia, che ha una carriera decennale al JPL, e lei ha chiesto il favore a Paolo di pescarmi e farmi fare un tour. Paolo Focardi è un ingegnere scienziato italiano di spicco nel campo dell'ingegneria elettromagnetica e delle antenne spaziali e attualmente al JPL ricopre il ruolo di group leader per lo sviluppo tecnologico. La nostra prima tappa è stata la sala dedicata a Von Karman, il primo direttore del JPL. Questa sala, oltre a essere per i convegni, è anche un museo. Questa è la foto di Von Karman, è stato il primo direttore del JPL e lui è uno degli scienziati tedeschi che venne qua dopo la seconda guerra mondiale e ha aiutato a far nascere tutto lo space program negli Stati Uniti fondamentalmente. A quei tempi la NASA non esisteva, il JPL sì, e questo qui che vedi qui è un modellino di Explorer 1, che è il primo satellite degli Stati Uniti che hanno messo in orbita in risposta allo Sputnik dei russi. In che scala è? È 1-1. Questa è solo la punta del razzo. Quanti siete qua in tutto nel campus? Adesso siamo circa 6.000 persone, eravamo di più, ci sono stati un paio di giri di layoff, alcuni programmi che sono stati cancellati, alcuni che ancora non sono stati finanziati, quindi c'è un po' di movimento, diciamo. Ora adesso ti faccio vedere vari modelli di satelliti che il JPL ha mandato in orbita o nello spazio in varie zone. Questo qui è il Voyager, è un modello del Voyager in scala 1-1. Non so se lo sai, ma ci sono due Voyager, Voyager 1 e Voyager 2, sono entrambi adesso fuori dal nostro sistema solare, sono molto lontani da noi. Wow. Riusciamo ancora a comunicare con loro grazie all'antenna sul satellite, ovviamente non è cambiata dal 77 quando è stata lanciata, però le antenne nostre a terra sono state migliorate, sono sempre più potenti, sono più grosse. Fuori dal sistema solare riusciamo comunque a comunicare. Sì. Il Voyager 1 è a circa 45 ore di distanza alla velocità della luce round trip. La luce del Sole per arrivare qui ci mette 8 minuti. Nel caso non ve lo ricordiate, le distanze nello spazio si misurano nel tempo che la luce impiega ad attraversare una certa distanza. Il Sole, per esempio, è la distanza di 8 minuti luce, quindi se il Sole esplodesse ce ne accorgeremo tutti tra al minimo 8 minuti. Esistono stelle lontane anni luce, quindi di fatti quando le guardiamo stiamo guardando nel passato. Bene, pensate che la sonda Voyager è a 22,5 ore luce dalla Terra. Sono un progettatore di antenne, quindi il Voyager, come vedi, l'antenna è la cosa più grossa del satellite, quindi è la cosa che ci permette di comunicare con il satellite. Un dettaglio che tanta gente non sa, per esempio, è questo qui, che questi 3 segmenti del satellite sono quello che si chiamano RTGs, Radio Isotope Thermoelectric Generator, che non sono nient'altro che delle cartucce con una piccola quantità di materiale radioattivo che emette radiazioni e quindi scalda la scatolotta che lo contiene. Il calore viene convertito in corrente, in elettricità, e questo alimenta il satellite. E quanto può durare? Forever, cioè c'ha un tempo di decadimento, non so quant'è, ma si parla di migliaia di anni. È una batteria infinita, ma questi 3 insieme, se non mi sbaglio, producono 23 watt e il trasmettitore dell'antenna ne trasmette 13 di questi 23 watt, quindi con 13 watt questo satellite riesce ancora a comunicare con noi. Poco. La lampadina che c'hai sul comodino per leggere la sera. Nella sala Von Karman del JPL si trova una copia del Golden Record, forse l'oggetto più poetico mai lanciato nello spazio. È un disco in rame placcato in oro partito nel 1977 a bordo delle sonde Voyager 1 e 2 ed è il nostro messaggio per la galassia. Contiene immagini della Terra, dei suoi abitanti, dei suoi animali, saluti in 55 lingue, il suono delle onde, del vento, di un cuore che batte e poi la musica da Bach a Chuck Berry, passando per le melodie tradizionali di tutto il mondo. E poi c'è anche una mappa che mostra dove si trova il nostro pianeta. Istruzioni per chi forse un giorno la troverà. Il disco d'oro che vedo là è quel famoso disco con le informazioni dell'umanità. Esatto, quello è il famoso disco creato da Carl Sagan, dove ci sono registrati sopra i suoni, le voci, le lingue, i rumori degli animali, il vento, il mare, tutte le cose che rendano la Terra quello come la conosciamo noi, la Terra, insomma. Dovessero mai qualche specie aliena incontrare il nostro Voyager, avrebbe questo vinile. È di metallo, però è un 33
33 giri, dovrebbero inventarsi il 33 giri per leggerlo. Questo invece è un modellino di Cassini che è volato nel 97, questo è un modellino in scala 1:2, quindi quello reale era il doppio grosso, era una missione in collaborazione con l'ESA pure, ed è andato su Saturno. Tutte le immagini bellissime di Saturno, degli anelli, delle lune, eccetera, sono state prodotte da Cassini. Adesso non esiste più, è stato distrutto nell'atmosfera di Saturno. Avevano finito il carburante, quindi prima di perdere controllo l'hanno fatto precipitare sul pianeta e si è disintegrato fondamentalmente. Come abbiamo in piano di andare a visitare una delle lune di Saturno che si chiama Enceladus, dove ci sono dei geyser che buttano acqua nell'atmosfera, non volevamo correre il rischio di contaminare quegli ambienti con una cosa terrestre prima di arrivare lì a vedere se c'è vita di qualche tipo. Questo disco che vedi qui attaccato da un lato si chiama Huygens, quella era una missione dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, era un altro satellitino a parte, una sonda che si è staccata da Cassini e che poi è andata ad atterrare su Titano, una luna rocciosa con degli oceani di benzina fondamentalmente. E su YouTube puoi vedere il video in realtà di Huygens mentre scende attraverso l'atmosfera di Titano, che ha registrato lui stesso. Questo qui è uno dei satelliti che abbiamo lanciato di più recentemente, si chiama SWOT, anche questo è un modellino in scala 1:3. SWOT è interessante perché adesso misura con due antenne, una è questa e una è l'altra dall'altra parte, di 5 metri l'una, misura l'altezza dell'acqua su tutto il nostro pianeta. Ogni 12 giorni ripete la misura in ogni punto del mondo e dà un'alta risoluzione, ci permette di vedere con accuratezza dove l'acqua si muove sulla Terra, dove si abbassa, dove si alza. Una missione in collaborazione con la CNES, l'agenzia spaziale francese. Europa Clipper, lo spacecraft reale, fai conto, è circa, quella parte lì è circa 4 metri se non mi sbaglio, quindi è un satellite molto grosso, con i pannelli solari aperti e tutto, è il più grosso spacecraft che abbiamo mai mandato nello spazio, e questo sta andando adesso su Europa, che è una luna di Giove, ed è una luna particolare perché Europa ha un oceano liquido di acqua salata sotto una crosta di ghiaccio di circa 30-40 km, e si stima che su Europa ci sia più acqua di quanta ce ne sia sulla Terra. Cercheremo di misurare lo spessore del ghiaccio. L'Europa ha appena fatto un rendezvous con Marte sulla sua strada per arrivare su Giove. Che vuol dire rendezvous? Ci è passato vicino, hanno testato alcuni degli strumenti, fra cui una camera infrarosso sulla superficie di Marte. Ma poi come fate a calcolare esattamente, cioè parliamo di distanze lunghissime, no? Perché se uno sbaglia di 1 millimetro, come fate a calcolare esattamente dove deve arrivare il satellite? Quella è un'arte, nel senso, perché non solo il satellite si sposta a velocità notevoli, ma tutti i pianeti intorno si spostano pure. Il Sole si muove di continuo, quindi il Sole viaggia nello spazio. Il sistema solare va con lui e il nostro satellite lanciato dalla Terra, che è un punto mobile, continua a muoversi nello spazio finché poi non arriva a destinazione. È un gioco traiettorie particolarissime, molto preciso. Paolo è arrivato qua nel 2000 per lavorare alla SRTM, una missione del 2000 che, usando un radar montato su uno shuttle, ha mappato in 3D l'80% della superficie terrestre, creando il primo modello digitale globale del rilievo del pianeta. Questa è volata nel 2000 ed è la missione per la quale io in realtà sono arrivato qui. Io come studente lavoravo per quella missione lì per l'Agenzia Spaziale Italiana, e poi una volta che sono venuto qua ho cominciato a fare i meeting, poi sono stato a Houston durante la missione nel 2000, poi sono tornato qui al GPL e non sono mai ripartito. E questa missione è famosa perché ha generato i dati, sempre con dei radar, della superficie terrestre in 3 dimensioni, come vedi da questa foto, e per la prima volta questi dati su scala globale sono stati resi pubblici, ed è su Google Maps, quando vedi le montagne, le valli, eccetera, i dati vengono da questa missione qua. L'esplorazione di Marte è iniziata nel 1997 con Sojourner, un piccolo rover pionieristico. Poi nel 2004 sono arrivati Spirit e Opportunity, 2 gemelli robotici che hanno cercato tracce di acqua. Opportunity sarebbe dovuta durare 90 giorni, ma ha continuato per 15 anni, attraversando deserti e tempeste. Poi nel 2012 è il turno di Curiosity, grande più di un'auto con una missione ambiziosa: capire se Marte abbia mai ospitato la vita. E oggi poi c'è Perseverance, il rover più avanzato mai costruito. Scava, analizza e raccoglie campioni che un giorno torneranno sulla Terra. Al suo fianco Ingenuity, il primo elicottero a volare su un altro pianeta. Insomma, una storia lunga quasi 30 anni per rispondere a una sola domanda: c'è mai stata la vita su Marte? Piccolo rover della missione Pathfinder, che è il primo che è atterrato su Marte. Questi sono modelli in scala 1:1, quindi sono realmente grossi. Quindi questo piccoletto
qua effettivamente così era su Marte. Era esattamente così ed era piccolo così. Non so se hai visto il film The Martian, lui alla fine, per ristabilire le comunicazioni con la Terra, va a prendere un pezzo da un vecchio rover, era quello lì. Nel film si vede quel modellino lì e lui lo apre, ci piglia un pezzo, costruisce una radio per poi comunicare con la Terra. Questo invece è un modellino di Spirit e Opportunity, erano 2 rover uguali che erano atterrati su Marte con gli airbags che sono andati avanti per anni. Alla fine la batteria non si è più ricaricata perché i pannelli erano troppo sporchi, ma dovevano durare 90 giorni, sono durati più di 9 anni. È un lutto quando si sono spenti, no? Sì, abbastanza. Ci eravamo attaccati a questi rover. Questo è un modello in scala 1:1 di Galileo. Galileo è un'altra missione che è andata su Giove. Galileo era importante perché è stata la prima volta che la NASA ha provato ad usare un'antenna, che però purtroppo non si è mai aperta. Galileo è stata la prima sonda a orbitare attorno a Giove, lanciata dalla NASA nel 1989 e arrivata nel 1995. Ha studiato l'atmosfera del pianeta e le sue lune, coprendo oceani sotterranei su Europa, un suo satellite. Fu la prima volta che dopo il Voyager Galileo ci fece scoprire un sacco di cose in più di tutto il sistema gioviano, diciamo. Qua c'è un'altra foto interessante che è abbastanza nota, ma per me comunque è una foto particolare, questa foto qui di Hubble. Questo è un modellino di Hubble con l'astronauta sopra, che tanto per dare un'idea della scala, di quanto è grosso Hubble. Quella foto lì fu generata lasciando il telescopio puntato in un punto dello spazio dove non si vedeva niente. Piano piano poi l'immagine che è venuta fuori era un'immagine in un punto dove non si vedeva niente, era pieno di galassie. Fu la prima volta che ci siamo resi conto di quanto siamo in realtà piccoli. Sì. Il telescopio Hubble, grande quanto un autobus scolastico, è stato lanciato nello spazio nel 1990 e poi nel 95 Hubble puntò una porzione minuscola di cielo, grande come una testa di spillo vista dalla Terra. In questa minuscola porzione di cielo apparvero migliaia di galassie, ognuna con miliardi di stelle. E tutto questo in un puntino che doveva essere nero. Poi al museo c'erano anche altre chicche, come un cubetto di aerogel. È il materiale che hanno usato per raccattare le particelle nella coda di una cometa e passandoci dentro, fondamentalmente. Questo è il materiale meno denso al mondo, no? 99,8% aria. E c'è un video su YouTube che spiega l'aerogel, come funziona, come è stato fatto. Questo è un modellino dell'antenna della DSN. La DSN è la Deep Space Network, che è gestita da noi. Sono 3 stazioni, una in California, una in Spagna, una in Australia, separate circa 120 gradi l'una dall'altra nello spazio, che ci permette di comunicare con tutti gli spacecraft che sono più lontani dalla Luna. Tutto ciò che vola oltre la Luna comunichiamo con loro tramite queste antenne. Sembra un po' un campus quasi universitario, effettivamente. Sì. Ci sono i vari stabilimenti, i vari building e poi queste sediole qua, sembra l'area studio all'aperto. Sì. Al momento ci sono circa 35-40 italiani al JPL. Tu sei cittadino americano? Adesso sì. Perché io so che qua non puoi lavorare se non sei, tipo non puoi lavorare col B1. No, si può. Io ho cominciato come studente, ero un J1, poi mi hanno assunto, ero un H1B, poi dopo un po' d'anni sono diventato carta verde, poi alla fine ho preso la cittadinanza. Però anche come foreign national puoi lavorare. Il problema è che per poter lavorare sull'e-flight project devi fare un po' di documenti in più, devono essere autorizzati specificatamente per te. Che sono informazioni di massima segretezza? Sì, sono cose confidential, diciamo, ecco, sono segreti industriali fondamentalmente. E statali anche qua? Anche statali, sì. Oggi è l'unico istituto mondiale che è stato capace di far atterrare qualcosa su Marte. Wow. Cioè, i cinesi sono gli unici altri che sono riusciti ad arrivare su Marte, ma dopo poco gli si è rotto, diciamo. Se si tratta di andare su Marte... JPL sono gli unici? Siamo gli unici fondamentalmente. Wow! Quindi per esempio gli altri laboratori della NASA, operazioni come queste, quelle delle sonde... Non le fanno, loro fanno altre cose che sono o legate all'esplorazione umana, con il Johnson Space Center a Houston, con gli astronauti, oppure lavorano più con i militari, con la Air Force, adesso c'è la Space Force. Quella con gli astronauti da dove parte invece? Da Johnson Space Center a Houston. Ah, ok. A quel punto Paolo mi ha portato nella clean room, dove assemblano tutti i componenti. Le clean room sono ambienti ultra controllati, privi di polvere e contaminanti, e sono principalmente utilizzati nell'industria per costruire fotocamere, hard disk, elettronica di ogni tipo. Qua al JPL la clean room è fondamentale non solo per garantire il corretto funzionamento di tutta quanta l'elettronica
termica delle varie sonde, ma anche per evitare di contaminare le cose che manderanno sullo spazio. Perché se sono alla ricerca di DNA organico, sarebbe stupido trovare qualcosa che però in realtà abbiamo portato noi della Terra. Qui adesso non c'è nessuno, ma puoi vedere quello spacecraft lì che si chiama Astros. Qua c'è un poster che ti fa vedere più o meno il progetto. Cos'è il progetto. Di fatto manderanno tutta quella gondola, questa parte qui si chiama gondola, la faranno volare con un pallone aerostatico su nella stratosfera e poi, sfruttando le correnti a quella quota, gireranno intorno al polo sud fondamentalmente. Quindi questa cos'è? Questa è la clean room dove vengono costruite le cose? Dove vengono messi insieme i satelliti fondamentalmente. E come mai bisogna farlo in clean room? Uno è il fatto che certi strumenti, se non sono puliti, non funzionano. Per esempio una camera, se c'hai una polvere nell'obiettivo, poi l'immagine non è a fuoco. Secondo problema, c'è una grossa attenzione a contamination control. Quindi noi non vogliamo mandare nello spazio niente che ha virus, germi, DNA umano, quindi capelli. Non volete contaminare? Pezzettini di pelle, qualunque cosa, saliva o niente, capito? Quindi non vogliamo contaminare lo spazio col nostro DNA. Perché vogliamo cercare la vita, fra le altre cose, capito? È un attimo che uno dice ho trovato la vita, invece è l'unghia che si è tagliato il tecnico, esatto. Quindi quel manichino che vedi lì è vestito col full bunny suit per contamination control, incluso il cappuccio, la maschera, i guanti e tutto quanto. Quello è come vengono vestite le persone quando entri qui dentro. L'aria nella clean room è a pressione leggermente più alta dell'esterno, quindi non entra aria sporca ma esce solo aria pulita. Chiaro. Come la casa di Salvatore Ranzulla. Tu non sai cos'è Salvatore Ranzulla? No, è non lo so. Te la racconterò. Faccio la firma. Basta. Solo così. Tra l'altro al muro della clean room c'erano i vari stemmi di tutte quante le varie missioni. Quindi qua è vuoto, ma non per motivi particolari. Di solito c'è tanta gente che lavora qua. Sì. Fanno anche spacecraft, dicevi, grossi qua? Tutti quelli che abbiamo fatto noi sono stati fatti qui dentro. Quindi immagina 25 metri. Lo spacecraft di Europa Clipper era quasi alto come quella gondola quando era qui dentro. Vedere che è interessante, ti fa capire la creatività degli ingegneri del JPL di tanti anni fa. Usciti dalla clean room, passando per i corridoi, mi ha fatto vedere una vera chicca. Mariner 4 ha fatto il primo flyby di Marte, uno dei primi ad arrivare su Marte, e aveva una telecamera, aveva preso un'immagine e gli ingegneri volevano cercare di vedere questa immagine il prima possibile, solo che per fare il processing dei dati ci voleva un sacco di tempo, perché a quei tempi, immagina, nel 65 i computer non erano quelli di oggi. Allora che fecero? A mano cominciarono a prendere i dati dell'immagine, i bit per bit dell'immagine, come vedi in questo display, stamparono strisciolina per strisciolina, ogni punto c'ha un codice numerico, se lo vedi ci sono i numeri, ogni codice numerico ci aveva associato un colore, e questi sono i colori, vedi la scala dei colori, e l'hanno fatta a mano, striscia per striscia, una accanto all'altra, così che rapidamente sono riusciti a vedere questa immagine prima che il computer riuscisse a produrre l'immagine vera, no? E questi sono i pastelli originali che usarono per fare questa immagine, che è una cosa, solo questa scatola è storica, no? Questa è una cosa fantastica. E qui ti dice la scala, no? 150 chilometri. Certo. E poi l'immagine vera è questa qua, che era il profilo del pianeta, era questa, vedi? Ok, questa è l'immagine. Questa è l'immagine fatta al computer e questa è in bianco e nero. Sto a vedere un altro modello di NISAR, che è questa missione che parte fra poco dall'India, collaborazione con l'Agenzia Spaziale Indiana, perché ai tempi che l'hanno approvato non esisteva il Falcon 9 ancora della SpaceX e non avevamo un razzo grosso abbastanza per mettere in orbita il satellite, perché è un satellite molto grosso. Voi come avete reagito a SpaceX? Ci collaboriamo con SpaceX, siamo abbastanza in buoni rapporti. È che noi e SpaceX facciamo cose totalmente diverse. Noi usiamo i loro razzi costantemente per lanciare i nostri satelliti, ma loro hanno uno scopo commerciale, noi abbiamo uno scopo scientifico, sono due cose totalmente diverse. Visto che è aperta sta porta per caso, qui è dove facciamo le misure dei pezzi meccanici che arrivano al GPL prima di essere montati sui satelliti. Queste macchine sono tutte macchine a controllo numerico, gli dai un pezzo col CAD e loro fanno le misure per vedere se quel pezzo è rispetto alle specifiche, capito? Ok, deve essere super preciso chiaramente. Sì. Alla NASA vengono portati avanti più progetti in contemporanea che possono durare anche anni o decenni. Quanto dura un progetto di media? Dipende dalla dimensione del progetto, ma può durare dai 5 anni fino ai 20. Wow, ok. Il Voyager sta ancora volando, che sono passati più di 45 anni. Paolo sta lavorando anche a NISAR, che è un super satellite costruito tra NASA e India
che usa 2 radar per fare una scansione 3D continua della Terra ogni 12 giorni. Serve a vedere cosa si muove sulla Terra, se si sta sciogliendo l'Antartide, se una foresta sta sparendo, se sta per franare una montagna o se un terremoto ha spostato la crosta terrestre. Può vedere anche sotto gli alberi, di giorno o di notte, con ogni tempo. E i dati di questa sonda saranno gratis per tutti, scienziati e governi. Questo è un modellino di NISA, quello vero è 6 volte più grande, ok? Quindi è una cosa molto grossa. Il riflettore è 12 metri di diametro, l'antenna che illumina il riflettore, come dicevo, è in collaborazione con ISRO, l'Agenzia Spaziale Indiana, e misurerà tutto ciò che c'è sulla Terra che si muove, diciamo. NISA farà un'immagine radar della superficie della Terra, poi dopo 12 giorni fa un'altra immagine e vede la differenza, capito? Un time-lapse. E quindi se qualcosa si sposta, una valle, una montagna, c'è una frana, un terremoto, cose del genere, gli argini dell'acqua, si vedono le differenze con una risoluzione di 1 millimetro circa. 1 millimetro? Su scala globale, quindi immagina. Cioè, quindi se io sposto una sedia se ne accorge? Se si vede la sedia nell'immagine, sì. Porca miseria. Per esempio, un mio collega che usava lo stesso processo dei dati, però da un aereo invece che da un satellite, aveva preso delle immagini del Ponte Morandi a Genova, prima che crollasse si vedeva da quelli dati che si stava spostando, poi di millimetri? Sì, solo che nessuno aveva guardato quei dati, e i dati esistevano, però si vedeva dai dati che il ponte si stava spostando. Wow, e come fate ad avere questo grado di precisione? Si vede la differenza della fase del segnale, tutto sta nel fare uno strumento che è molto stabile. Per esempio l'antenna che illumina questo riflettore, l'ho fatta io, c'ha dei requirement sulla fase di 0,3 gradi di stabilità della fase. Non può spostarsi più di 0,3 gradi. Esatto. Se vedi una differenza nel segnale che ti ritorna, sai che non è il tuo strumento che è cambiato, ma è il target, capito? Ok, chiaro. Juno sta volando adesso su Giove. Juno è una sonda della NASA arrivata su Giove nel 2016. Studia il pianeta da vicino per capire come è fatto dentro, se ha un nucleo e perché ha un campo magnetico così potente. È la prima sonda a energia solare a operare così lontano dal Sole. Vola a 200.000 km orari e si avvicina fino a 4.000 km dalle nubi per poi scappare via per non essere distrutta dalle radiazioni. Juno sta volando adesso su Giove. Giove è un altro posto molto interessante. Questa immagine l'ha scattata, diciamo. Lui, okay. Esatto. Quello che fa, vola molto vicino alla superficie di Giove, tutte le nuvole, i vortici e gli uragani che ci sono sulla superficie del pianeta, e poi analizza l'interno, eccetera. Però adesso che ha scattato tutto Giove. No, ma continua a fare foto perché ci passa vicino a tanti punti diversi. Dopodiché... Mamma mia. Pronto? Ciao, abbiamo ricevuto il tuo curriculum. No. Hanno ricevuto il mio curriculum, oppure voglio comprare azioni per diventare ricco. Succede sempre, mi chiamano una volta al giorno, sono call center del cavolo, succederà anche a voi sicuramente, ma ho attuato una soluzione per questo. Qual è il problema? Ogni volta che voi vi iscrivete ai siti gratuiti di ogni tipo e mettete il vostro numero, la vostra mail, i vostri dati personali, questi dati, quando voi cliccate su accetta senza leggere, vengono legalmente, rispettando tutte le leggi, vendute a dei data broker, che sono delle aziende che si occupano di raccogliere dati, quindi vengono venduti i vostri dati a questi data broker, poi loro si occupano di andare a rivendere questi dati a siti terzi, come quelli che poi vi chiamano per vendervi la qualunque. Altrettanto legalmente voi potete uno per uno andare da questi data broker e chiedergli di andare a eliminare i vostri dati. Il problema è che è molto lento, macchinoso, e per questo esiste un servizio apposta per questo. Si chiama Incogni. Io mi sono registrato proprio per evitare di ricevere queste chiamate, anche perché io per lavoro faccio un sacco di chiamate, quindi mi allarmo ogni volta se leggo un numero che non conosco. Mi sono iscritto in maniera super veloce, super facile, subito mi ha dato la lista dei data broker a cui ha inviato la richiesta di eliminazione dei dati. È un servizio chiaramente a pagamento, però che offre un ottimo servizio, e già poco dopo che mi sono iscritto ho visto l'avanzamento delle cose, per cui le varie richieste che erano state fatte, quali di queste erano ancora in lavorazione e quali invece erano già state evase con successo. Se vi iscrivete con il mio link, con il mio codice, avete anche uno sconto, per cui vi consiglio assolutamente di provare. Detto ciò, ci siamo diretti al Mars Yard, dove testano i rover che dovranno andare su Marte. Beh, vedo che l'età media comunque è abbastanza giovane. Sì, c'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto. Sono più americani o più stranieri? In tutto penso siano più americani in generale, ma ci sono tanti stranieri comunque qua, perché è un posto dove si fa scienza, non si fanno cose come nelle compagnie private che sono per lo più militari, quindi... Qua quindi non è un ambiente particolarmente militare? No, per niente, assolutamente no. Se non mi sbaglio lo 0,1% del budget del GPL viene da fonti militari, tipo il DOD o altre cose governative. Quanto è il budget del GPL? Circa 2 bilioni. 2 miliardi l'anno? Sì.
E sai più o meno per cosa poi è divisa la spesa a bilancio? Dipende dagli anni, certo. Ogni anno cambia perché dipende dai progetti, a volte ci sono un paio di progetti grossi che assorbono la maggior parte del budget e gli altri progetti più piccoli si dividono le briciole. A volte il progetto invece... qual è la parte più costosa? Il lancio? No, è tutto costoso perché la parte più costosa siamo noi, siamo le persone. Certo. Nella fase di sviluppo grossa del progetto, dove ci vuole il numero più alto di persone, è il momento dove il progetto costa di più di solito. Questa è la mensa, mi sa. Questa è una delle mense, sì. Ok. È inclusa nel vostro stipendio? No, sono 3 mense qui, ma te la paghi o ti porti pranzo da casa. Questa è competitiva anche dal punto di vista di stipendio o è un po' indietro? No, rispetto all'industria noi siamo abbastanza indietro a livello di stipendi. Lo fai più per la gloria, diciamo, no? Facciamo cose uniche. A te cercano di assumerti quindi di qua e di là, immagino. Sì, riceviamo offerte abbastanza ghiotte a volte. È un ambiente molto più rilassato, certo. Generalmente, no? Sì. Ed è anche un ambiente più sicuro rispetto all'industria. Siamo un po' meno soggetti agli alti e ai bassi. Ora questo è un momento molto basso, devo dire. Sì. Tanti studenti che escono dall'università hanno bisogno di pagare il debito con l'università, quindi preferiscono guadagnare più soldi subito all'inizio piuttosto che magari lavorare in un posto dove ti diverti di più, ecco. Quindi vado da Lockheed Martin. Sì, o Northrop Grumman o Boeing, ce ne sono tanti. Sì. Puoi lavorare da casa? Sì. E dicevi gli orari non sono enforced? No, tu basta che fai il tuo lavoro. È un ambiente di ricerca praticamente? Sì, da un certo punto di vista sì, perché facciamo cose uniche. L'importante è che quello che fai vada a buon fine, che venga consegnato nei tempi e nei costi previsti, diciamo, no? E succede? Di solito sì, a volte i tempi e i costi si allungano un po', ma per lo più ci riusciamo. Questa è la Mars Yard, dove vengono testati i rover che sono su Marte adesso. Ci sono 2 garage. Sì. Quello di destra è Curiosity, quello di sinistra è Perseverance. Perseverance ha pure l'elicottero, che adesso si è rotto purtroppo, ma ha fatto più di 70 voli su Marte. Cioè questa è una riproduzione di come potrebbe essere un po' il terreno di Marte? Più o meno, sì, non è proprio, a parte l'erba. Sono le slope dove testano la capacità di scalare le salite, per esempio, no? Su varie superfici. Ci sono tanti sassi dove testano i vari tool per fare i buchi, per raccattare sample. Qual è il progetto dall'inizio della tua carriera qua che ti ha appassionato di più? Che mi ha appassionato di più? Tutti. Anche magari che ti ha fatto penare, volendo. Tutti. Non c'è un progetto che non mi ha fatto penare. E di solito quello più divertente è sempre il prossimo. Ora su che progetto sei? Adesso sto facendo 2 progetti diversi. Uno si chiama Incus, che sono 3 satelliti per studio della Terra, che misureranno con un radar in banda Ka, misurano come si muove l'acqua negli uragani. L'altro, che abbiamo cominciato da poco, si chiama Veritas, tornerà su Venere per mappare la superficie del pianeta ad alta risoluzione. Quello forse sarà molto challenging perché è un'antenna molto grossa, più di 4 metri, 4x4 metri circa. E te sei sulla progettazione delle antenne? Il mio lavoro è progettare l'antenna e consegnare l'antenna funzionante al progetto. Poi il progetto si occupa di integrare l'antenna col satellite. Mentre la costruiscono, quindi sei fisicamente presente? Sì, sono io che è un lavoro molto mani in pasta? Anche sì. Noi la progettiamo, la costruiamo, la testiamo e poi la consegniamo al progetto. Però è bello, non è alienante, cioè, non fai solo la parte di calcoli e poi chissà, vedi le cose. Facciamo tanto testi, facciamo tanto sviluppo di materiali, usiamo 3D printing, le nuove tecnologie. Ingegneria at its best. Sì, bello. È divertente. Questa è una copia funzionante in tutto e per tutto del rover Perseverance, che è l'ultimo che abbiamo mandato su Marte, va bene? Lo specchio sotto lì ti fa vedere la pancia, dove ci sono tutti i sample che per ora sono stati collezionati e inseriti sotto per essere poi in futuro, si spera, ripresi da un'altra missione che si chiama Mars Sample Return, che dovrebbe prendere quei campioni e portarli sulla Terra. Il motivo per cui c'è stato il layoff l'anno scorso è per colpa di quella missione lì di MSR, che la vogliono tagliare perché costa troppo, fondamentalmente. Però è fondamentale, una volta che abbiamo i campioni andiamo a prendere. Sarebbe divertente, sì, però la politica a volte ci mette lo zampino. Ossia, su Marte vedresti esattamente la stessa cosa. C'è una replica al 100%. Al 100% totalmente funzionante. Che onore, bello. Come mai non è coperto da una protezione come, che so, le automobili che hanno una scocca, no? Perché pesano di più senza non serve a niente. Perché non serve a niente, su Marte non ci sono materiali che cascano. Non c'è atmosfera, non ci casca addosso, c'è la polvere, ma al massimo c'è la polvere. Questo invece è il modello di Curiosity, che è il primo rover grosso di questa dimensione che abbiamo messo su Marte. Sì. A colpo d'occhio
L'unica differenza sostanziale sono le ruote. Le ruote di Curiosity sono fatte con quel disegno lì, quelle di Perseverance sono fatte con questo disegno qua. Questo si chiama Scarecrow, ovvero spaventapasseri in italiano. Questo in realtà è una copia identica a quello, ma non ha gli strumenti, ma ha la stessa massa che quello ha su Marte, ce l'ha sulla Terra. Ah, certo. Siccome la gravità è diversa, questo rover qui sulla Terra è troppo pesante rispetto a quello come è su Marte, no? Certo. E questo invece è più leggero, quindi quando fanno le prove per scalare le salite, eccetera, usano questo perché è più verosimile, più fedele, capito? E sulla lavagna? Cioè, ci sono dei calcoli matematici? Da qui controllano i vari strumenti e mandano sui comandi, capito? Quindi da qui controllano anche gli strumenti che sono su Marte? Sui rover. Cioè, le persone che sono qui controllano il rover? Wow! Quello che comanda il rover, nel senso che gestisce dove va il rover, spesso sono nei loro uffici. Ma da qui comandano gli strumenti, fanno l'upload dei dati, cioè dei comandi, testano gli strumenti. Cabina di controllo. Sì, una specie di cabina di controllo, diciamo. Io non mi occupo di Marte, quindi non ci sto dietro. Tu che sei nell'ambiente, quanto è verosimile che andremo su Marte? È molto verosimile, andremo su Marte, la questione è a quale costo, sia a livello monetario che umano. Andare ci andremo, non c'è dubbio. Il problema è quanto costerà e quante persone ci lasceranno la vita per arrivarci. Poi ci sono tante persone che sono disposte a sacrificarsi senza problemi per arrivare su Marte, figurati. La terraformizzazione di Marte, come dice Elon Musk? Ma quella secondo me è una cosa un po' utopistica, però. Che è un po' utopistica. Invece che sulla Luna vogliono andare su Marte, ma il gioco è un po' più complicato. Cioè quindi comunque a Trump interessa andare su Marte? Sicuramente. A Trump interessa politicamente, commercialmente interessa a Musk. A quel punto ci siamo diretti alla sala di controllo che riceve i dati. Una sala di controllo in funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da decenni. Ed è là che vengono ricevuti tutti i dati di tutte le missioni che sono in viaggio nello spazio. Nel 64 venne creato questo centro di controllo che è rimasto in funzione per 60 anni fino a gennaio di quest'anno, senza mai fermarsi, con gente nella sala costantemente 24 ore su 24. Per 60 anni. L'unico momento in cui la sala non è stata in funzione è stato durante gli incendi in California e a Los Angeles nel 2025. La sala ha continuato a funzionare, ma il personale è stato evacuato. È stata la prima volta in 60 anni. Anche di notte ci sono le persone? Sì. Quello è il posto dove di solito la gente si fa la foto. E dopo aver visto un paio di foto storiche, finalmente siamo entrati nella sala di controllo. Mamma mia. Questa è la sala, come vedi c'è i vari ACE, ogni progetto ha il suo ACE è il responsabile delle comunicazioni come nei film. Quel progetto, esatto, è proprio come nei film. Cioè quando tutti si alzano a festeggiare, è qua che si alzano a festeggiare? Di solito no, è quella sala là sotto, che se te passi vedi che c'è il logo di NISA, la sala dove fanno le dirette è quella lì. Vedi quel monitor, c'è Madrid, Goldstone e Canberra. Quindi Australia, USA e Spagna. L'immagine nel mezzo dell'antenna di 70 metri ti dà un'idea, se vedi il dettaglio di quanto è grande una persona in cima sul cono dell'antenna. Partendo dal 57, quando è volato Sputnik, dal 57 in poi tutte le missioni cui GPL ha partecipato in un modo o nell'altro. Questa cabina di controllo arrivano tutti i dati da tutte, diciamo... Tutto ciò che vola oltre la Luna. Tutto ciò che vola oltre la Luna arriva qua. Sì, passa da qua. E ci sono esperimenti che magari sono terminate, missioni che sono terminate 10 anni fa, tante. Ma ancora arrivano i dati. Ancora stanno scaricando i dati perché non hanno finito di scaricare tutto. Il collo di bottiglia è l'antenna, chiaramente. Le stazioni a terra che le ricevono, perché le antenne a terra sono limitate, ma gli spacecraft che volano sono centinaia e quindi si dividono il tempo a seconda di chi ha più potere, diciamo, acquista più tempo per scaricare dati, no? E qua 60 anni che 24 ore su 24 c'è qualcuno? Dal 64 ad oggi c'è sempre stato qualcuno, tranne l'8 gennaio 2025 a causa dell'Eaton Fire. Pensate, quanto è lontano il punto più lontano da cui stanno arrivando i dati in questo momento? Voyager 1, 45 ore alla velocità della luce. Quindi 45 ore luce è il punto più lontano da cui stiamo raccogliendo dati in questo momento. Sì. Porca vacca. Quello è da quando sono partiti, no? Il tempo, da quando sono partiti. 47 anni, 24 anni, 19, 13, 13, 11, 4, 3, 2. Cavolo, 47 anni ancora ci stanno andando dati. Stanno trasmettendo, sì. Ed è sempre più lontano, immagino. Certo. Quanto vanno veloci? Vanno molto veloci, vanno... E non rallentano, ovviamente. No, non c'è atmosfera. Sì. Ok.
e poi non c'è niente che ti rallenta, sì. Ma soprattutto il fatto che funzioni ancora a distanza dei 47 anni è una follia, no? Sì, immagina il computer di bordo del Voyager. È una cosa che in confronto, questo è un supercomputer. Eppure questo si rompe. A quel punto siamo usciti per fare 4 chiacchiere sulla storia di Paolo. Questo è il building del direttore del GPL. Il 1 giugno sarà il cambio tra la direttrice Lori Leshin e il nuovo direttore Dave Gallagher. Una volta preso il caffè, gli ho fatto un paio di domande sulla sua carriera. Da dove nasce la sua passione per lo spazio? La mia passione per lo spazio è nata durante l'università. La mia tesi era antenne ad apertura per applicazioni spaziali. Ho avuto la fortuna di lavorare con un professore che collaborava tanto con l'Agenzia Spaziale Italiana, il professor Calamia. Che università era? Ingegneria elettronica a Firenze. Quindi loro mi hanno ispirato a seguire questa carriera e poi mi hanno pure supportato quando poi ho avuto la possibilità di venire qua negli Stati Uniti. Come è avvenuto il passaggio negli Stati Uniti? Bello, perché è un mondo nuovo, ancora ai miei tempi era ancora più nuovo, se vuoi, di quanto lo sia adesso. Era il 99 quando ho cominciato. E sei venuto direttamente qua? Sì, sono venuto qua nel 99 durante il dottorato per la missione dello shuttle SRTM di cui ti ho parlato prima. All'inizio io ero semplicemente un visiting student che venivo da fuori, quindi qua possono venire gli studenti? Temporaneo, sì. Poi dopo nel 2001 sono venuto qua per 6 mesi, sono stato qui 6 mesi di fila a collaborare proprio con un mio collega che lavorava qua. Ed era un internship? Era un internship, ok. Era durante ancora il dottorato e poi nel 2002 ho finito il dottorato e poi sono tornato a fare il postdoc. Ero messo d'accordo prima di finire col mio capo qui per poter tornare a fare il postdoc, poi da cosa nasce cosa. Però scusa, i dottorati postdoc non li fai nelle università, non li fai nelle aziende di solito? A volte sì, il mio dottorato era finanziato dall'ASI proprio per seguire la missione dello shuttle, quindi c'era un motivo preciso per cui sono potuto venire qua. E da fuori se uno volesse venire a lavorare qua, qual è il percorso, il processo? Il percorso è lo stesso, trovare una linea di lavoro che è di mutuo interesse sia per te che per qua, trovare qualcuno che fa quel tipo di lavoro e poi vedere se c'è modo di fare qualcosa insieme, insomma. È più facile se vengano gestiti a livello dei professori con i ricercatori di qua, ecco, quello sì. Quali sono le figure che si ricercano di più qua? Ingegneri aerospaziali? Di tutto. Il GPL è uno dei pochi posti al mondo, se non l'unico posto al mondo dove facciamo tutto, dal proposal, da white paper, una pagina scritta la sera dopo cena con un'idea della missione, fino al full proposal per la NASA, l'esecuzione, lo sviluppo, la costruzione, il progetto, l'assembly, il testing, il lancio, l'operation dopo il lancio, tutto il post-processing dei dati, qui fanno di tutto. Quindi figure professionali. C'è posto per gli ingegneri, per i software, per i computer science, matematici, fisici, material, tutto insomma. Ok, ma quindi come è organizzato il GPL? Sotto il direttore ci sono vari directorates che si occupano di varie cose, c'è scienze della Terra, c'è Marte, c'è Planetary, c'è Engineering anche, dentro ognuna di queste ci sono tante divisioni e poi ogni divisione si occupa di una cosa più specifica, poi ogni divisione è divisa in sezioni e ogni sezione è divisa in gruppi. I gruppi di solito vanno dai 3-4 persone ai 10-15 persone. Il pro, le cose più fighe di lavorare qua. E tu dici, mi sveglio la mattina, sono cose che mi fanno rendere felice di lavorare qua. Che fai cose uniche, che fai solo delle cose che nessun istituto al mondo fa. Facciamo delle cose che non sono mai state fatte prima, siamo arrivati in posti dove nessuno c'è mai stato ancora. Quindi quella penso sia la parte più incredibile. E poi è anche il fatto di fare cose che ispirano le nuove generazioni anche, no? Quindi far vedere agli studenti quello che facciamo, fa parte anche del mio lavoro, andare alle varie università, fare un certo modo recruiting, vedere gli studenti che sono interessati a fare questo lavoro e stimolarli, è una parte del mio lavoro anche. Quindi... La parte più brutta invece, che tu dici, questo proprio... La parte più brutta è la burocrazia, quella è un male che è necessario, ma però è un male comunque la burocrazia. Cosa diresti agli americani cospirazionisti che dicono che non siamo mai stati sulla Luna? Purtroppo direi che se non ci fossimo stati sarebbe la missione nascosta più ben riuscita dell'essere umano, perché ci lavoravano così tante persone a quel programma che il fatto che li abbiano fatti
fare stare tutti zitti per così tanto tempo sarebbe stato impossibile. Fare questa esperienza è stato bellissimo. Se anche voi passate da Pasadena, dovete sapere che ci sono dei tour gratuiti per andare a visitare il JPL. Ringrazio di nuovo ISNAF che mi ha permesso di fare questo video, e se siete studenti dovete assolutamente andare in descrizione, anche perché se anche voi volete fare un'esperienza magari universitaria o di dottorato proprio alla NASA, ISNAF vi può aiutare. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video come questo, e guardate anche tutti gli altri video che ho fatto, come per esempio quello al CERN o tanti altri. Bene, ci vediamo.